siamo giunti veramente ai limiti dell'accattonaggio, perché a quanto pare Microsoft, pur di farci installare Windows 11, in particolar modo Windows 11 24H2 su tutti quanti i nostri PC, è disposta letteralmente a fare carte false. E l'ultima mossa dello zio Bill, avvenuta solo una manciata di ore fa, ne è la piena dimostrazione. Di che cosa si tratta? Di un qualcosa che mi ha lasciato veramente stupito e che non vedo letteralmente l'ora di raccontarti e condividere con te. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo! Ma c'è anche un'altra cosa che non vedo l'ora di fare per accertarmi che questo video, oggi più che mai, possa vedere la luce, e si tratta del nostro consueto rituale apotropaico per tenere davvero, ma davvero, ma davvero a bada le divinità del tubo che potrebbero un tantinello arrabbiarsi. Disclaimer: i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Ma sì, andiamo avanti e lo facciamo partendo da questo articolo, che è solamente di una manciata di giorni fa, infatti risale al 4 dicembre 2024, data in cui lo zio Bill fieramente dichiarava a pieno titolo che Microsoft non ha nessuna intenzione di cedere sui requisiti minimi di Windows 11 e che il TPM 2.0 non è negoziabile. E vabbè. Quindi sostanzialmente il messaggio in soldoni è no TPM, no party, e quindi se non hai le caratteristiche minime per l'installazione di Windows 11 ed in particolar modo naturalmente il Trusted Platform Manager nella versione 2.0, ti attacchi al tram e Windows 11 non lo installi a meno di non fare tutte quante le acrobazie che abbiamo fatto fino ad ora. Va bene, ce ne eravamo già fatti una ragione. Chi voleva installare Windows 11 24H2 l'aveva fatto, chi non voleva farlo, non l'aveva fatto. Alla luce di quanto appena esposto, non ti sarà difficile immaginare la mia profonda incredulità quando, zuzzurellando su internet, sono inciampato in questa notizia, peraltro proveniente da PC World, una testata accreditatissima, che diceva che Microsoft adesso sta consentendo l'installazione di Windows 11 sulle macchine più vecchie e anche sui PC non compatibili. Ma come? Ebbene sì, a dispetto di anni di avvertimenti, dice PC World, è ora possibile ufficialmente installare Windows 11 sui PC che non hanno i requisiti minimi. Sicuramente a questo punto o hanno preso una cantonata o è una fake news o più probabilmente ho capito male io. Peccato che poco dopo, e per la precisione solamente 6 ore fa, come puoi vedere dalla data dell'articolo, anche multiplayer.it riportava la stessa notizia, anche un pochino ingigantita se vogliamo, in lingua italiana, bella nero su bianco, anzi bianco su grigio. Infatti titola che Microsoft ci ripensa e che adesso volemos e bene e possiamo installare Windows 11 un po' dove ci pare, basta che spuntiamo una casella, cosa che tra l'altro non è proprio vera. Ma datosi che io capita che sia come San Tommaso, ho voluto chiedere direttamente a mamma Microsoft come stavano le cose e ho trovato quest'articolo qua che dice che l'installazione di Windows 11 su dispositivi che non soddisfano i requisiti minimi di sistema è ora ufficialmente possibile, ma non consigliata, Naturalmente, dopo la lettura dell'articolo che ti ho appena mostrato sulla pagina ufficiale di Microsoft, ero in pieno trip e mi è punta vaghezza di andare a verificare se avevano scritto qualcosa di nuovo anche sui metodi di installazione di Windows 11. Ebbene, sì, lo hanno fatto e lo hanno fatto mettendolo bello in grassetto ed evidenziato e dicendoci che Microsoft non consiglia assolutamente, anzi assolutamente l'ho aggiunto io, di installare Windows 11 in un dispositivo che non soddisfa i requisiti minimi di sistema, ma che se lo vogliamo fare comunque, almeno dobbiamo conoscere e comprendere i rischi e che è possibile creare delle chiavi di registro segrete per ignorare il controllo per il TPM 2.0 che fino a ieri era fondamentale, ma attenzione, devi avere almeno il TPM 1.2, ma puoi ignorare anche la famiglia e il modello della CPU.
E allora lo sai che ti dico? Spostiamoci su Windows 10 e andiamo a vedere se è vero e anche a capire un pochettino come si fa. E sono veramente lieto di annunciarti che per l'occasione ho creato questa macchina speciale che non esito a definire, si può dire è italiano, un vero e proprio cesso a pedali, ovvero un computer su cui non installerei Windows 11 nemmeno al mio peggior nemico. Ma andiamo a fare prima un controllo preventivo con il nostro strumento di controllo integrità del PC per vedere che cosa ci dice e soprattutto se è possibile o meno installare Windows 11 su questo dispositivo. Facciamo clic sul pulsante controlla ora e immediatamente, nonostante le scarse caratteristiche della macchina, veniamo informati che su questo computer Windows 11 non può essere installato perché non c'è il TPM 2.0, infatti ci dice guarda che hai installato il TPM 1.2 che non va bene e ci dice che il processore deve avere 2 o più core. Ebbene sì, ho installato un processore single core, insomma, una schifezza. Ma non paghi di tutto ciò, andiamo a fare anche una bella prova del 9 e infatti apriamo il nostro browser Microsoft Edge per l'occasione e nel motore di ricerca andiamo a digitare Windows 11 ISO download. Effettuiamo la nostra ricerca, evitiamo come la peste il sito Softonic e andiamo invece a scaricare da qui, dal sito Microsoft. Clicchiamo per aprirlo, scendiamo un pochino più in basso fin dove dice scarica l'immagine disco ISO di Windows 11 per dispositivi x64, scegliamo Windows 11 ISO multi edizione, clicchiamo sul pulsante scarica ora. Attendiamo fino a quando non ci compare questa finestra dove sceglieremo la nostra lingua di installazione. Sto andando veloce, ma ti lascio linkato qui in alto un video in cui ho spiegato bene per filo e per segno questa procedura di download. Clicchiamo su conferma, attendiamo alcuni secondi e possiamo finalmente cliccare sul nostro pulsante 64 bit download. A questo punto non ci resta che aspettare questi 3 minuti, che sono già diventati 2, che la ISO venga scaricata. Io mi vado a sgranocchiare qualcosa. Ho trovato questo pane simil sardo, non so come si chiami, che è buonissimo, un paio di sfoglie e passa la paura e soprattutto la fame. Ok, la nostra ISO è stata scaricata, clicchiamo su questo pulsantino per andare ad aprire la pagina dei download, possiamo chiudere il browser, fare un bel clic sul file appena scaricato, scegliere la voce monta e cliccare su apri. Ci si aprirà sotto forma di DVD come se fosse un dispositivo appena inserito nel nostro lettore DVD la ISO che abbiamo appena scaricato. Facciamo doppio clic su setup, accettiamo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e vediamo che cosa ci dice se cerchiamo di installare Windows 11 senza fare alcuna modifica su questa macchina non supportata. Clicchiamo sul pulsante avanti, viene verificata la disponibilità degli aggiornamenti, aspettiamo che termini questa finestra qui. Ok, viene riavviato il nostro programma di installazione che è qui sotto e viene avviato anche il controllo del PC. Sarà possibile installare Windows 11 con questi requisiti senza fare alcuna modifica? Ebbene no, ci viene ribadito quanto c'era stato già detto, ovvero che il processore deve avere 2 o più core e che il PC deve supportare il TPM 2.0. E allora a questo punto non ci resta che passare alle maniere forti e possiamo farlo in due modi, o seguendo direttamente le istruzioni che ci dà Microsoft nel suo sito, che ti lascio comunque linkato nella descrizione di questo video, oppure andando nel motore di ricerca e digitando come sempre Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca, facciamo riferimento come sempre al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it e dopo aver aperto il nostro sito ci porteremo qui in alto nella sezione Downloads.
Una volta aperta la pagina scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, che ho chiamato Windows 11 No TPM. Per trovarlo, nel caso in cui dovessi avere difficoltà e non lo vedessi tra i download, potrei fare, così come per qualsiasi altro download, riferimento a questa lente qui in alto, cliccandoci su e digitando nella barra di ricerca appunto V11 No TPM o anche solamente V11. Effettua la tua ricerca, dopodiché vedrai che comparirà qui. Facciamo un clic per andare a scaricare il file e una volta scaricato andiamo ad aprire la cartella che lo contiene e potremo trascinarlo sul nostro desktop. Fatto questo faremo un clic con il pulsante destro del mouse e sceglieremo la voce Esegui come amministratore. Accetteremo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e come vedi in un picosecondo la modifica al registro di sistema consigliata da Microsoft verrà effettuata. Potrai cliccare su un tasto qualunque per proseguire con l'operazione, ma attenzione, perché anche sul sito Microsoft non è scritta una cosa fondamentale, ovvero che prima di procedere con l'installazione dovrai effettuare un riavvio del tuo PC. E quindi andiamo a riavviare. Ok, il nostro riavvio è stato effettuato. A questo punto facciamo di nuovo la stessa prova tornando nella cartella dei download, cliccando con il pulsante destro per montare la nostra ISO e acconsentendo con apri che venga aperta, dopodiché faremo nuovamente un bel doppio clic su Setup, acconsentiremo con sì che vengano apportate le opportune modifiche al nostro dispositivo e seguiremo la stessa procedura che abbiamo fatto in precedenza. Quindi clicchiamo su avanti, attendiamo che vengano verificate le disponibilità eventuali di ulteriori aggiornamenti di Windows, operazione che dovrebbe durare esattamente come prima pochi secondi, dopodiché si riaprirà, eccolo qui, il nostro sistema e viene effettuato il controllo del PC. Che cosa succederà adesso? Stiamo a vedere. Ecco fatto. Come vedi, il controllo ha dato esito positivo e nonostante che lo stiamo facendo su una macchina non supportata, seguendo le istruzioni di Microsoft potremo procedere con la nostra installazione di Windows 11. Direi che possiamo affermare con ragionevole certezza che la coerenza non è esattamente una delle doti principali di Microsoft, a cui vogliamo comunque tantissimo bene e le perdoniamo anche queste piccole cose, anche perché alla fine dei conti si tratta di un regalo. Una piccola precisazione, non andrei ad installare Windows 11 come sto facendo io su una macchina con un processore single core. Un minimo di dignità e assicuriamoci di installarlo su macchine almeno un pochino decenti, anche per evitare di avere delle prestazioni davvero scarse. Ma veniamo a noi e soprattutto ai ringraziamenti, o meglio, al ringraziamento del giorno, che quest'oggi è destinato proprio a te, che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi piacevolissimi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come sempre appuntamento alla prossima.